Allora, oggi vi parlo di fotografia, in breve, perché l'argomento sarebbe vastissimo e quindi voglio scegliere un pensiero, un piccolo racconto e vi dico perché in questi giorni ho ripensato alla fotografia e alla sua importanza. È perché mi è capitato di vedere una fotografia di una persona che mi interessava, verso la quale nutrivo un interesse, diciamo così. Quella fotografia in realtà mi ha rivelato qualche cosa di diverso, qualcosa che mi ha disturbato. E quindi ho ripensato a un racconto di Kawabata, in cui lo scrittore narra della stessa identica reazione di fronte a un paio di fotografie, come quel momento di idillio che la fotografia aveva fermato per sempre diventi in pochi secondi qualcosa che non ci appartiene più. Quando Kawabata vince il premio Nobel nel 1968, dirà con molta onestà di non averlo in realtà ricevuto per quello che lui aveva raccontato davvero, perché la scelta di dargli, di assegnargli questo Nobel era legata al fatto che lui era stato tradotto, cioè in poche parole lamentava che l'approccio alla sua scrittura non fosse stato diretto, quindi in giapponese, ma che fosse passato attraverso le traduzioni. E le traduzioni è inutile, fanno sempre perdere qualcosa. È, è per questo che io appartengo alla corrente di chi pensa che bisognerebbe tradurre cercando di mantenere l'originalità del testo. Io non ho mai pensato in realtà che si debba favorire il lettore finale. Lo so, è un lavoro più impegnativo per il lettore finale perché deve cercare di comprendere, di capire maggiormente, no? Attraverso quello che non è una resa perfetta della propria lingua madre. Però c'è il testo d'origine, c'è il testo, in questo caso di Kawabata, che deve essere rispettato. Quindi in questa fotografia, in questo racconto bellissimo che mi ha fatto pensare a come la fotografia sia stata una delle maggiori e più importanti scoperte del 1800, come abbia influenzato la pittura, ma soprattutto pensate all'importanza che ha avuto anche, dicevo la pittura, gli impressionisti, no? In particolare, però pensate anche a come è sempre stata considerata da alcune popolazioni indigene come qualcosa di pericoloso, un po' come lo specchio, qualcosa che ti può rubare l'anima e di fatto è così, la fotografia ti ferma in un'immagine, noi tutti vorremmo che quell'immagine restituisse di noi la migliore resa, no? Noi vogliamo tutti apparire più belli in una fotografia, altrimenti la cancelliamo con facilità, una volta non era così semplice. Quindi questo racconto di Kawabata è delicatissimo, però ci fa veramente riflettere sul senso della parola, kotoba in giapponese, e sul contenuto, sul cuore, kokoro. La traduzione di quello che vi leggerò è mia e ho mantenuto il più possibile il testo in traduzione vicino al giapponese, perché lo so, sarà più difficile, però io credo che ogni parola debba cadere così come lo scrittore l'aveva considerata prima di stenderla sulla pagina. Brutto. Dirlo è insolente, ma è indubbio che per questa bruttezza io sia diventato poeta. Il poeta diceva: detesto le fotografie, è vero, non penso che di rado a farmene. L'ultima l'ho scattata 4-5 anni fa, con la fidanzata, per l'anniversario. Per me è una fidanzata importante. Già, perché non sono sicuro di potere una tale ragazza un'altra volta nella vita. Certo, adesso quella fotografia è un ricordo bello di me, ma l'anno scorso una rivista
ha detto di voler fare uscire una mia fotografia. Dalla fotografia che ci riproduceva in tre con la fidanzata e con la sorella di quella, ho ritagliato solo me e l'ho spedita alla rivista. Di recente, ancora, un giornale ha chiesto una fotografia mia. Ci ho pensato un po', ma alla fine ho tagliato a metà quella che ci ritraeva in due con la fidanzata e l'ho ceduta al giornalista. Ho insistito perché mi fosse restituita intatta, ma pare non mi verrà restituita per nulla. Ah, che importa? Ma se anche non importa, guardando la foto a metà, la foto diventata solo la fidanzata, io in realtà mi sono stupito. Questa, quella ragazza? Ti premetto che la fidanzata di quella fotografia è veramente bella e giovane, però lei all'epoca ha 17 anni ed è innamorata. Tuttavia, quando ho guardato la fotografia di lei sola, che è stata tagliata e che mi è rimasta, mi è venuto da pensare che sia stata una ragazza così insignificante. È proprio la fotografia in cui fino a quell'istante appariva tanto bella. Il sogno di tanti anni in un attimo palesemente si è completamente infranto. Un mio tesoro importante è finito a pezzi. Probabilmente, e il poeta abbassò di più la voce, se guarda la foto di me uscita sul giornale, anche lei sicuramente pensa: che rabbia per quella parte di me che ha amato un uomo simile anche se per poco. Con questo tutto è chiuso. Però, penso io, se noi due usciamo sul giornale affiancati così come la foto che ci ritraeva insieme, lei, da qualsiasi parte, non tornerebbe forse volando dove sono io? Ah, quell'uomo, in questo modo, dicendo. Shashin Kawabata Yasunari.